Iniziamo con una domanda. Quali sono le persone a te più fastidiose? Quelle persone che quando ti parlano ti mandano fuori di testa. Quelle persone che riescono attraverso i propri giudizi, a volte nemmeno così pesanti, ma molto sottili, a mandarti totalmente in pappa. E quali sono quelle persone che senti in qualche modo hanno un potere manipolatorio su di te? E se ti dicessi che queste persone, seppur ti stanno dando così fastidio, ti stanno in qualche modo facendo da specchio, cosa rispondi? Probabilmente ti viene voglia di chiudere questo video e di mandarmi a quel paese, perché sono un folle a dire una cosa del genere e non posso capire quello che stai passando. E da un certo punto di vista ti capisco. Però se vuoi veramente liberarti e fare dei passi evolutivi per sentirti più in pace con te stesso, anche in relazione a persone così difficili, che non è detto tu debba continuare a frequentare, ma che comunque inevitabilmente tenderai ad incontrare nella tua vita finché non fai questo determinato passo, guarda attentamente questo video. Oggi parleremo infatti di un concetto tanto potente quanto scomodo da accettare e digerire: la legge dello specchio. La legge dello specchio ci dice che tutte le persone che hanno fatto parte della nostra vita o che faranno parte della nostra vita e che in qualche modo ci risultano scomode da gestire, ci stanno facendo da specchio ad alcuni tratti che noi ancora non vogliamo o vedere o accettare di noi stessi. Quindi in sostanza la legge dello specchio ci dice che le persone scomode che incontriamo nella nostra vita ci stanno aiutando a compiere l'aspetto più importante e fondamentale della nostra vita: l'evoluzione personale e spirituale, che poi è ciò che ci porta ad essere felici e davvero sereni e appagati. Quindi la legge dello specchio in sostanza ci conferma che le persone e le situazioni che incontriamo nella nostra vita in qualche modo hanno uno scopo molto chiaro nel nostro percorso. Questo non vuol dire che le persone che attrai nella tua vita siano tutte da mantenere. Alcune persone devono essere allontanate subito, soprattutto quando usano violenza, quando cercano di buttarti giù in tutti i modi. Tu devi assolutamente proteggerti da questa tipologia di persone, senza però dimenticarti che queste stesse, anche quelle più pesanti e che compiono le azioni più gravi e inammissibili e anche a volte fuori legge, ti stanno aiutando a comprendere delle parti di te. Ovvero, se tu hai attratto queste persone nel tuo cammino, non è un caso, non è sfortuna. E prima fai davvero tuo questo passaggio, prima inizi a liberarti di tutti i fardelli che ti porti con te. E non sei l'unico, tutti noi abbiamo dei fardelli, tutti noi abbiamo dei pesi che ci sono stati tramandati dal nostro karma e soprattutto dai nostri genitori. In altre parole, per dirla ancora più semplice, quando ti viene da giudicare qualcun altro, che sia una persona che magari ha più successo di te, una persona con più soldi, o magari una persona che consideri peggiore di te, o magari una persona che ha dei comportamenti che per te sono inaccettabili, quando tu entri nel giudizio negativo, lì c'è qualcosa su cui bisogna indagare. Altrimenti non avresti la necessità di giudicare, perché dentro di te non si attiverebbe nessuna parte giudicante. Sostanzialmente, quando scattano i giudizi negativi verso gli altri, in qualsiasi situazione, non è importante che tu abbia ragione o abbia torto, semplicemente quando scatta il giudizio dentro di te c'è sempre un irrisolto. Ora bisogna capire quale può essere una soluzione concreta per utilizzare la legge dello specchio a nostro vantaggio senza subirla, come capita alla maggior parte delle persone che non ne sono purtroppo nemmeno consapevoli. E cercherò di darti delle soluzioni concrete per iniziare a fare dei passi evolutivi dentro di te e quindi per concretizzare una vita migliore fuori di te. La prima cosa da fare ovviamente è riconoscere il nostro riflesso, riconoscere quando qualcuno ci sta facendo da specchio. C'è una citazione stupenda di Socrate che dice: conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dei. Infatti la prima parte è proprio una parte di osservazione. Dal momento che accetto che quando giudico, quando mi danno fastidio gli altri, c'è una parte di me che sta riflettendo quei comportamenti che non voglio accettare ancora dentro di me o non ho ancora accolto dentro di me e quindi mi danno fastidio, prima io riesco ad osservare queste parti e quindi ad entrare un po' come se fossi in terza persona, vedere me stesso reagire a determinate dinamiche. Già questo semplice passaggio è una grandissima svolta. Una domanda che può aiutarti e che a me ha cambiato la vita tanti anni fa, perché giudicavo molto le persone intorno a me, è la seguente: cosa mi sta mostrando questa persona con i suoi comportamenti che io giudico che ancora non sto vedendo di me stesso? Un altro aspetto che dobbiamo capire è che cosa va ad innescare questo trigger dentro di noi, cioè cosa ci porta a reagire in quel modo. La legge dello specchio funziona in diverse modalità. La prima modalità è che giudichiamo gli altri perché non vogliamo accettare che quello che vediamo fare agli altri è anche dentro di noi. Il semplice atto di giudicarlo in qualcun altro è un po' come a livello subconscio dire a noi stessi: io non sono così, perché dal momento che giudico sto puntando il dito fuori, quindi automaticamente io mi tiro fuori da quel comportamento. Ma
ma l'atto stesso di giudicare a volte dimostra che noi siamo effettivamente come l'altra persona, ma magari stiamo nascondendo quella parte di noi, la camuffiamo in altre forme, ma in realtà è comunque dentro di noi. Un altro aspetto invece è quando vediamo qualcuno che ha qualcosa che anche noi vorremmo avere, allora iniziamo a giudicare perché sentiamo che quella cosa ci manca, vediamo l'altra persona più in alto di noi e allora in qualche modo vogliamo ributtarla giù al nostro livello. Oppure iniziamo a giudicare e quindi ci fanno da specchio tutte quelle cose che in qualche modo crediamo ci siano state sottratte, tolte dagli altri o dalla vita. E quindi iniziamo a puntare il dito in modo da giustificare il fatto che non abbiamo più determinati aspetti o cose nella nostra vita. Uno studio della Harvard Business Review sulle reazioni emotive e l'autoconoscenza ha dimostrato che proprio queste reazioni emotive che abbiamo quando gli altri fanno qualcosa che ci dà fastidio sono proprio innescate da degli aspetti che noi non abbiamo ancora accettato di noi stessi. Se vedo ad esempio una persona più estroversa di me o magari addirittura troppo estroversa, un po' strafottente, tenderò a giudicare quel comportamento, ma sotto sotto, se andiamo ad analizzare, probabilmente la giudico perché c'è una parte di me che vorrebbe avere quella sfacciataggine, vorrebbe avere un po' di quell'arroganza, un po' di quella strafottenza. Di esempi potremmo farne tantissimi, ma prendi questo e estendilo a tutte le dinamiche della vita. Quindi in merito a questo ti consiglio di iniziare ad utilizzare un'agendina proprio per scrivere tutte quelle dinamiche che ti mandano un po' in panne il cervello, che ti fanno chiudere, che ti fanno indispettire, che ti fanno entrare nel giudizio. Allora così inizierai a riconoscere quelli che sono i pattern che si ripetono maggiormente e quindi quelli che sono gli aspetti della tua vita su cui devi mettere maggiore attenzione. In qualche modo, per vederla anche da un altro punto di vista, sei tu che stai usando le persone che ti danno fastidio per crescere, evolvere e per liberarti per sempre dell'effetto che le loro azioni hanno su di te. Un altro aspetto fondamentale è l'accettazione. Carl Rogers diceva: l'accettazione di ciò che è la prima tappa verso il cambiamento. E qui subentra molto una parte amorevole, ovvero devi iniziare a guardare quelle parti di te che si indispettiscono, che entrano nel giudizio provandosi a difendere in qualche modo, come delle parti amorevoli che ti stanno letteralmente difendendo da altri potenziali giudizi o magari dal sentirti ancora peggio di quanto tu ti stia già sentendo. Queste parti però non sanno che in qualche modo ti stanno anche limitando la vita, quindi bisogna iniziare a vedere queste parti in modo amorevole, accettando l'idea che siano lì non per limitarti ma con l'obiettivo e tutte le buone intenzioni di proteggerti, di aiutarti. Infatti la parte fondamentale di questo processo di evoluzione è proprio l'amore verso se stessi. Quando noi iniziamo ad essere accoglienti dentro di noi, nessuno al di fuori può scalfire quella libertà che ci siamo costruiti e regalati, perché dentro di noi c'è unione, c'è vicinanza, c'è rispetto e non ci sono delle parti che quando arrivano dei giudizi o arrivano dei comportamenti si sentono estraniate, perché c'è una comprensione totale e completa. Questo, che è un lavoro minuzioso che si fa nel tempo, non è uno schiocco di dita o non accade dopo aver visto questo video, che può essere l'inizio di un lavoro interiore che può durare anche tutta una vita, ma quando hai gli strumenti puoi autoconcedertelo, puoi autoindurlo, dimostra effettivamente che quando noi iniziamo ad amare noi stessi tutto diventa più facile. Ma deve essere un amore sincero, onesto, vero. Oscar Wilde diceva: amare se stessi è l'inizio di una storia d'amore che dura per tutta la vita. E questa frase è la frase più azzeccata di tutte le frasi sull'amore, perché effettivamente il lavoro che facciamo su noi stessi dura per tutta la vita, perché noi per sempre dovremmo amarci, per sempre dovremmo guardarci in merito alle difficoltà che incontriamo con gli occhi della comprensione, dell'accettazione, del perdono, con la pazienza per aspettarci quando rallentiamo, con gli occhi della fiducia quando magari iniziamo a commettere degli errori, quando falliamo, quando sbagliamo, e soprattutto tendendoci una mano quando sentiamo di essere in difficoltà. In sostanza, la legge dello specchio ci insegna che il perdono è la via più potente per iniziare a vivere sereni la nostra vita. E il perdono di cui parlo, soprattutto durante i miei eventi, i miei percorsi, non è un perdono che giustifica, non è un perdono che serve a tornare a fare le cose come le facevamo prima, non è un perdono bambinesco, ma un perdono maturo, risvegliato, potente, illuminato, il perdono che vuole prendersi le proprie responsabilità, il perdono che vuole vedere tutto quello che gli capita come un mezzo per la propria evoluzione. Allora, questa vita, se viene vissuta in questo modo, è una vita davvero libera, ed è quello che cerco di dire costantemente a tutte le persone che mi seguono e che dico a te anche in questo video. La vera libertà non è quella di lasciare il lavoro, non è quella di essere liberi da una relazione, non è quella di andarsene di casa
casa, non è quella di aprire la propria attività, non è quella di comandare, non è quella di essere di successo, avere tanti soldi. La vera libertà è quella che risiede dentro di noi. Quando noi siamo davvero liberi dai nostri schemi, quando noi siamo davvero liberi dal nostro ego, quando noi siamo consapevoli di noi stessi, questa è la reale libertà. Ed è la libertà più preziosa che possiamo conquistare. E anche quella più faticosa da conquistare. Ma quando inizi a conquistarla un passetto alla volta, senti che la tua vita è cambiata davvero e soprattutto per sempre. Prenditi cura di te, perché la vera libertà risiede proprio nel vedere ogni cosa che ti capita come una grande opportunità di trovarla. Ed ora in poi, quando vedrai che gli altri ti daranno in qualche modo fastidio, quando entrerai nel giudizio, ricordati chi sei. Ricordati di vedere quel fastidio, quelle parti che si offendono, quelle parti giudicanti come al tuo servizio, come parti che ti stanno aiutando, ma soprattutto come parti da comprendere, accettare e amare. Prenditi cura di te.